Un saluto a tutti gli amici nerazzurri e bentornati sul canale. Dopo le vittorie contro Torino e Atalanta, vittorie sofferte, l'Inter di Conte dovrà affrontare il Sassuolo di De Zerbi, attualmente ottavo in campionato. Un Sassuolo che all'inizio della stagione aveva proposto un calcio molto offensivo, guadagnandosi sul campo l'appellativo di miglior gioco del campionato. Nella partita d'andata l'Inter riuscì ad indirizzare il match dopo pochi minuti, quando Lautaro serve Sanchez per il più comodo dei gol davanti la porta. Oggi non analizzeremo le situazioni viste all'andata perché ci sono state davvero poche sbavature, ma analizzeremo tutti i gol effettuati e subiti dal Sassuolo nelle ultime partite per vedere dove noi possiamo fargli male e dove loro possono crearci dei problemi. Ma prima di iniziare vi invito a lasciare un like al video e ad iscrivervi al canale attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Partiamo con l'ultima partita giocata dal Sassuolo-Verona. Il gol del 2-2 dei veronesi parte dalla destra con Lazovic che chiede un 1-2 a Bessa che nel frattempo si muove alle spalle del difensore neroverde. L'1-2 è buono e Lazovic si inserisce in area di rigore per ricevere il pallone. Intanto tutti i giocatori si abbassano mentre Di Marco resta largo. Lazovic crossa al centro di rigore dove Di Marco al volo non sbaglia. Ecco, questa è un'azione che potremmo riproporre più volte, infatti abbiamo spesso visto l'asse Lukaku-Hakimi sulla destra, con l'inserimento magari di Perisic dall'altro lato. Il gol del 3-2 del Sassuolo, siglato da Traoré all'81esimo che porta alla vittoria, deriva da un calcio d'angolo. Ho deciso di portare questa situazione perché nell'ultima partita contro il Torino abbiamo rischiato molto sull'occasione di Lianco che da pochi passi colpisce il palo. In questa occasione possiamo notare come il Sassuolo porta 5 uomini all'interno dell'area di rigore lasciando Traoré all'esterno, uno che si muove verso il primo palo e 4 sul secondo palo. Il cross è sul secondo palo dove si crea una mischia in area di rigore e arriva Traoré che da fuori area riesce a siglare il gol del 3-2. In questa occasione bisogna essere molto attenti alle marcature a uomo di solito dell'Inter da calcio d'angolo, ma soprattutto a non lasciare spazio all'esterno dell'area di rigore. Nella partita precedente Udinese-Sassuolo vinta dall'Udinese 2-0 possiamo notare in ben due occasioni, quella del rigore prima dato poi revocato all'Udinese o quella del 2-0 dell'Udinese, che il Sassuolo quando passa in svantaggio decide di portare molti uomini in avanti esponendosi al contropiede avversario. Qui infatti possiamo notare che i tre difensori neroverdi sono in inferiorità numerica perché l'Udinese porta ben 5 uomini nella tre quarti avversaria. Noi dovremmo essere molto bravi a sfruttare questi spazi, magari con le due punte, uno degli esterni, almeno l'inserimento di una delle mezze ali. Il Sassuolo verrà a Milano cercando di giocare la sua partita, ma lascerà molto spazio in contropiede e noi dovremo essere molto bravi a sfruttare questo. Nel rocambolesco 3-3 contro il Napoli sono diverse le situazioni da cui prendere spunto. La prima è quella che porta al calcio di rigore valido per l'1-0 del Sassuolo. In questa occasione Juricic si allarga sulla sinistra abbassando la difesa napoletana, favorendo l'inserimento del terzino Rogerio che riceve palla in area di rigore e prova a servire Caputo che viene steso dal difensore napoletano. In questa situazione possiamo vedere che Berardi sull'altra fascia si era inserito all'interno dell'area di rigore ed era completamente solo, invece Lasagna si era appostato al limite per poter ricevere la sponda e provare la conclusione. Qui il Sassuolo ha portato ancora una volta 4 uomini all'interno dell'area di rigore. L'Inter deve essere molto brava ad effettuare la scalata difensiva e a non lasciare gli spazi sulla fascia opposta. Al 67esimo minuto arriva la traversa di Berardi. Qui bisogna ricordare che il Sassuolo gioca con gli esterni a piede invertito. Infatti qui Berardi riceve palla, si accentra e prova la conclusione a giro sul secondo palo ribattuta dalla traversa. Questa è una situazione davvero molto insidiosa per noi perché di solito l'Inter porta Perisic come terzino e Bastoni si accentra per creare densità in area. Qui sarà molto importante il lavoro di Perisic che dovrà temporeggiare in attesa dell'arrivo della mezzala che possa chiudere lo spazio di rientro al giocatore neroverde. Quindi quali sono i punti di forza del Sassuolo? È una squadra che effettua molto possesso nella metà campo avversaria, riescono a saltare la pressione avversaria grazie a dei passaggi di prima e creano molte occasioni con dei tiri da fuori. Quali sono invece i punti deboli? È una squadra che subisce molti attacchi dagli esterni perché non riesce a chiudere bene gli spazi. Giocano a viso aperto, quindi si espongono facilmente al contropiede avversario e subiscono molto sui calci piazzati perché fanno fatica a mantenere le marcature in area.
La partita di sabato sera sarà molto diversa da quelle viste finora. Credo che il Sassuolo verrà a Milano per proporre il suo gioco e questo potrebbe favorire il nostro sistema di gioco. Ragazzi, io credo che prima di poter stravincere le partite, magari con quel bel gioco tanto invocato ultimamente, l'Inter debba prima imparare a vincere, magari facendo quello step mentale che possa portarti consapevolezza e maturità nel poter gestire e indirizzare le partite nel momento giusto. Ultimamente sento spesso parlare di Inter che giochi col contropiede, ma questo contropiede, sistema obsoleto per molti, ti ha portato a segnare 65 reti in campionato e a vincere tutti gli scontri diretti nelle ultime 10 partite. Quindi credo che la base per un Inter convincente e esente da critiche passi prima dal raggiungimento dell'obiettivo stagionale. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like ed iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi le prossime disamine tattiche e le nostre live reaction. Io vi ringrazio, un saluto da Umberto, l'interista forever, amala!